Ciao ragazzi, bentornati per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Vi vedo perplessi. State forse notando qualcosa di diverso rispetto al solito? Ah già, è la mia faccia. Aspettate, adesso sistemo. Ecco, così va decisamente meglio. Come avrete capito dall'incipit del video, oggi farò un unboxing di Halloween. E chi potrebbe essere il miglior protagonista di questo unboxing se non un simpatico fantasmino di nome Casper? E infatti, questo qui è il Funko Pop che analizzeremo quest'oggi. Ve ne avevo già dato un'anteprima in un mio vecchissimo video haul perché faceva parte degli acquisti del mese di ottobre 2021 e lo avevo acquistato in fiera precisamente all'Abano Comics presso lo stand del rivenditore On Game. Praticamente ci ho messo un anno per registrare il video, ma lo stavo conservando per un unboxing speciale come quello di oggi. A questo fantasmino sono state dedicate diverse serie a cartoni animati e anche alcuni film live action. Tra questi ricordiamo il primo del 1995 intitolato semplicemente Casper. Questa era la copertina del film per chi non la ricordasse. Qui vi devo confessare una mia gaffe. Infatti ho creduto per anni che l'attore protagonista che interpretava lo psichiatra Dr. Harvey fosse interpretato da Robin Williams. Ho scoperto soltanto in seguito che in realtà l'attore era Bill Pullman, mentre la figlia era interpretata da Christina Ricci. Questo film, oltre ad avere il merito di avermi fatto conoscere Casper e i suoi tre zii un po' psicopatici, è anche stato capace di farmi commuovere in diversi momenti. Ricordo in particolare una scena molto commovente in cui Kat, poco prima di addormentarsi, racconta a Casper i ricordi che ha di sua mamma e Casper, dopo averle dato un tenero bacio sulla guancia, le sussurra all'orecchio la domanda: "Posso tenerti con me?". Trovo che questa scena sia stata di una dolcezza infinita. Un paio d'anni più tardi è arrivato questo secondo film intitolato Casper, un fantasmagorico inizio, e guardate, di questo film ho ancora la videocassetta. Si tratta in realtà di un prequel del film del 95, anche se le due pellicole non hanno praticamente nulla in comune, a cominciare dalla casa in cui dimorano Ciccia, Puzza e Molla, che è completamente diverso dal maniero di Whipstaff che abbiamo conosciuto nel film del 95. E sinceramente, tra i due lungometraggi io ho preferito il primo, che trovo avesse una trama un po' più matura rispetto a quello del 97, rivolto per lo più ad un pubblico infantile. Tra l'altro, mentre mi documentavo su Wikipedia prima di registrare questo unboxing, ho scoperto che sempre in quegli anni è stata registrata una terza pellicola di Casper con protagonista una giovanissima Hilary Duff. Adesso però bando alle ciance, iniziamo subito a spacchettare la box e ci ritroviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra pochissimo! Iniziamo come sempre l'unboxing dando una rapida occhiata a tutti i lati che... Ma aspettate, lo sentite anche voi questo strano rumore di sottofondo? Oh Casper, ma sei tu! Stavo giusto iniziando adesso a fare l'unboxing del tuo Funko Pop. Se vuoi mentre lo faccio puoi rimanere qui con noi a farci compagnia. No, niente, evidentemente è un po' timido e ha preferito sparire. Ma magari ritornerà a trovarci più tardi. Noi nel frattempo torniamo all'unboxing e come stavo dicendo iniziamo analizzando la scatola lato per lato. Sul fronte possiamo vedere il logo Pop Animation, il nome del personaggio, il numero seriale del Funko Pop, in questo caso 850, e il nome della serie originale, Casper the Friendly Ghost. Sul lato destro abbiamo la parte rimanente della finestra espositiva in PVC e ci vengono nuovamente riportati il logo Pop Animation, il nome del personaggio e il numero seriale. Sul retro, dove di solito troviamo gli altri personaggi che compongono la linea, in questo caso troviamo solamente un disegno del simpatico fantasmino. Questo perché al momento non sono stati realizzati altri Funko Pop provenienti dallo stesso franchise. Spero però che in futuro Funko possa decidere di realizzare le riproduzioni anche di Ciccia, Puzza e Molla, i tre zii di Casper, in modo da poter avere nella mia collezione la serie completa. E questo è invece il lato sinistro, dove ci viene mostrato il disegno stilizzato del Funko Pop che troveremo all'interno. Questo è il lato superiore della scatola e questo invece è il fondo. Procediamo aprendo la scatola.
Come potete vedere ci sarà un laccetto che tiene ancorato il Funko Pop all'imballo in PVC. Ed ecco come si presenta il nostro amichevole fantasmino in stile Funko Pop. Mi sembra veramente molto grazioso. Per poterlo apprezzare meglio, diamogli ora un'occhiata a 360 gradi. Questo Funko Pop non ha delle vere e proprie gambe e per questo motivo gli è stata data in dotazione una basetta con un supporto che va inserito direttamente nella schiena. Ho anche scoperto che questo supporto è rimovibile, vi faccio vedere. Onestamente però non so se fosse previsto che il supporto si potesse rimuovere o se semplicemente ho acquistato io un Funko difettoso. Se per caso avete anche voi questo Casper nella vostra collezione, fatemi sapere nei commenti se anche il vostro è così. Adesso però, prima di dargli la mia valutazione, ve lo faccio vedere confrontato con qualche altro Funko Pop che ho già analizzato nelle mie precedenti recensioni. E lo vediamo qui confrontato con i 3 Funko Pop del Maestro Karin, di Monkey D. Luffy in versione Gear 4th e di Lola Bunny, tratti rispettivamente da Dragon Ball, One Piece e Space Jam e New Legacy. Ho scelto proprio questi 3 Funko Pop per fare il confronto perché trovo che ognuno di essi, a modo suo, appaia molto più particolareggiato e ricco di dettagli rispetto a quello di Casper che, nonostante sia molto grazioso, ha un design più basico e semplice per il quale non era sicuramente richiesta una grande cura al dettaglio, un aspetto del quale terrò sicuramente conto nella mia valutazione che vi darò tra pochissimo. Ma guardate un po', Casper è riapparso giusto in tempo per ascoltare la valutazione che sto per dare al suo Funko Pop. Non so però se ne sarà molto soddisfatto. Questo Funko Pop merita sicuramente una sufficienza piena, ma non di più. Il mio voto è perciò 6 su 10. Il motivo è quello che vi accennavo poco fa, un design molto semplice e poco accattivante. Ops, Casper è sparito di nuovo, mi sa che stavolta si è davvero offeso. Vabbè, gli passerà dai. Voi però siete d'accordo con la mia valutazione oppure gli avreste dato qualche voto in più? Fatemelo sapere nei commenti sotto il video. Io per questo segmento vi saluto e vi auguro buon Halloween! E ben ritornati! Se vi è piaciuto anche questo fantasmagorico unboxing, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e di condividere il video sulle vostre piattaforme social. Inoltre, se è la prima volta che vedete un mio video, vi chiedo di iniziare a seguirmi anche sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome che ho qui su YouTube. Quindi, ovviamente, Uramariki Professione Nerd. In conclusione vi chiedo anche di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate di questo Funko Pop di Casper, se avete mai visto i suoi film e qual è il vostro preferito. E anche questo unboxing è giunto al termine, perciò vi saluto e vi do appuntamento, se vi va, al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!